Ciao Michele, sono un tuo collega di piattaforma e preferisco restare anonimo. Sto utilizzando per questo motivo un'email temporanea. Mi hanno segnalato il tuo ultimo video in cui inciti la tua piccola community nel ribellarsi alle politiche, evidenziando il tuo pressapochismo e disappunto verso di noi. Tagliando corto, ti invito a non diffonderla, oltre a non proseguire nella tua campagna discriminatoria nei confronti della e ancora più importante di noi youtuber professionali che portiamo sul nostro canale questi droni che ci omaggia per il nostro, direi, eccellente lavoro svolto. Il nostro lavoro è fare pubblicità, ok? E per farlo dobbiamo evidenziare principalmente gli aspetti positivi di questi droni. Capisco che tu possa parlare per invidia dato che non ricevi direttamente i droni da ma questo non significa che tu debba esibirti in video discriminatori. Ma quando mai? Se non pubblichiamo video in cui discutiamo penso, dei comportamenti scorretti di un'azienda è perché non vogliamo rovinare i nostri rapporti con loro e aggiungere ovviamente. Ok, non è la prima volta che ti scagli contro la categoria, ti invito cortesemente a nome mio e di altri colleghi, quale nome? Un'email anonima? Vabbè, tralasciando questo, di interrompere questa tua campagna che ha ripercussioni importanti sulla nostra credibilità con le aziende e i nostri benefici. Grazie. Questo messaggio si commenta da solo, ragazzi. Amici, questa è un'email che mi è arrivata poche ore fa da una casella di posta temporanea, quindi non posso nemmeno risalire al mittente e nonostante io abbia cercato di leggere questa mail senza commentarla è stato impossibile, ragazzi. Tralasciando il pessimo italiano, grammatica inesistente comunque utilizzato in questo messaggio, non ci sono nomi, non ci sono riferimenti, quindi quando si riferisce a loro, io non so chi siano loro, quindi non saprei nemmeno a chi parlare. Per questo, ragazzi, realizzo questo video in cui parlo con voi, la mia piccola community, che a quanto pare incito contro determinati marchi, incito nel ribellarsi contro determinati marchi, ragazzi, che assurdità. Sono costretto a leggere nella mia casella postale. Non è nemmeno la prima volta che mi arrivano messaggi del genere, già ai tempi in cui parlai di NordVPN mi arrivarono messaggi di questo tipo e ora siamo punto e a capo. Preferisco oscurare il nome dell'azienda citata in questo video, dato che comunque non si tratta direttamente di loro, penso, ma questa mail mi è stata inviata da qualche loro affiliato, penso qualcuno che realizza video per questi droni. Quello che voglio... forse non avrei nemmeno dovuto realizzare questo video, ragazzi, perché è davvero un messaggio che si commenta da solo. È triste anche il solo averlo pensato e inviato poi con un'email temporanea ancora di più. No, nostro lavoro di youtuber non è fare pubblicità, ma è parlare in modo critico di qualcosa, proprio perché YouTube è un mezzo molto potente che ci permette di parlare, di esprimere tutta la nostra libertà di opinione, ovviamente nei limiti della correttezza. Beh, YouTube dovrebbe essere utilizzato per questo motivo e non per televendite. Ci sono dei canali appositi in televisione, in radio, ovunque per fare la televendita di prodotti. Io sono sempre stata una persona molto critica, lo sapete bene. Mi dispiace non ricevere prodotti gratis da determinate aziende big nel settore, però se non li ricevo è per un motivo. Non credo di essere un totale inesperto in determinati campi, ma forse parlo in modo decisamente critico o correttamente critico. Decidete voi, ragazzi, insomma, voi che seguite i miei video, di ogni prodotto che porto qui sul canale. Non solo prodotto, ma di qualsiasi cosa io vada a parlare. E non trovo nemmeno poi così carino e corretto considerare i nostri iscritti, la gente che ci guarda ogni giorno e ci sostiene come dei freddi numerini, un semplice contatore di follower utile per ricevere prodotti gratis a casa. Ragazzi, stiamo parlando di persone, non siete dei robot, ma siete persone che se decidono di acquistare un prodotto, se decidono di acquistare un servizio, se decidono di affidarsi ai nostri consigli, è perché si fidano di quello che stiamo dicendo. Ed è giusto, corretto, dire tutto nel modo più critico possibile, evidenziando sia i pregi
sia difetti in egual misura. È corretto, è giusto che sia così, ma forse è un mio pensiero e sono pazzo io, ragazzi, non so cosa dirvi, però io penso che sia così, anche perché se parliamo dei droni, parliamo di spese importanti, parliamo di investimenti, non parliamo di un giocattolo da 5-10 euro, ma parliamo di prodotti davvero costosi e dal prezzo importante, e trovo corretto che chi va ad acquistare questi prodotti affidandosi alle nostre recensioni, alle nostre opinioni, sia ben conscio dei pregi e dei difetti. Nient'altro. Sto continuando a leggere questa mail, ragazzi, perché ancora non ci credo, fra comportamenti discriminatori, inciti gli iscritti contro di noi, il nostro lavoro è fare pubblicità, vabbè, non è che ci sia poi molto altro da commentare, se non l'ultima parte in cui vengono definiti come benefici i prodotti o i servizi ricevuti gratuitamente. È la prima volta, credetemi, in 10 anni che faccio video qui su YouTube in cui leggo il termine benefici legato proprio a prodotti e servizi ricevuti gratuitamente. Agghiacciante. Vabbè, direi che non c'è altro da aggiungere, il messaggio si commentava da solo e forse sarebbe bastato anche il solo leggerlo per farvi capire cosa devo sopportare, ragazzi. Ci vogliono davvero delle spalle larghe per stare qui su YouTube Italia. È davvero bello poter condividere opinioni, pareri, esperienze con voi, ma c'è questo aspetto oscuro, ma nemmeno poi così tanto, che è davvero deprimente. Vabbè, io continuo a pensare a me, al mio lavoro, penso a voi e penso che l'Italia è un paese in cui è possibile esprimere liberamente il proprio pensiero, parlare la propria opinione, insomma, sempre nei limiti della correttezza. E io penso di essere una persona corretta. Sono ancora un po' turbato da questo messaggio, ma non perché l'atteggiamento, non voglio usare paroloni, ma comunque quasi minacciosi, un po' smettila di fare queste cose, smettila qua, smettila là. Io ovviamente non smetterò perché io sono così, io parlo in questo modo, non è questo a turbarmi, ma è il fatto che qualcuno abbia pensato a un messaggio del genere e l'abbia addirittura inviato, mi lascia senza parole. Qui dietro c'è sì un contatore di iscritti che no, non utilizzo come biglietto da visita per ricevere prodotti gratis dalle aziende, ma è un motivo di orgoglio. Queste persone sono le persone che mi seguono giornalmente, seguono i miei video e io sono contento di realizzare contenuti per loro. Grazie per aver letto con me questa mail e vabbè, alla prossima. Ci vediamo nel mio prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!